Manca sempre meno a Natale e oggi entriamo ufficialmente nel mese più magico dell'anno. Le luci iniziano a brillare nelle case ed è ora di riaprire gli scatoloni pieni di decorazioni per addobbare l'albero o, nel mio caso, ogni angolo di casa nostra. Dopo essere stati 2 anni fa in Alto Adige e lo scorso anno a Praga, quest'anno abbiamo deciso di inaugurare la stagione in Trentino. Abbiamo scelto 3 borghi, tutti vicini tra loro, perfetti da visitare in un weekend. Uno in particolare ce l'avete consigliato voi in tantissimi lo scorso anno. Siamo sicuri che capirete ben presto qual è, ma ora partiamo con il nostro viaggio. La nostra prima fermata è Arco e appena arrivati ci colpisce subito il suo castello che svetta in cima ad uno sperone di roccia sopra il centro pedonale. Lasciata la macchina in un grande parcheggio che costeggia il fiume Sarca, iniziamo a camminare verso le strette vie acciottolate. Pochi passi e siamo già nella piazza principale, dove ci fermiamo a fare una seconda colazione, come gli Hobbit. Lo strudel e il tiramisù che abbiamo mangiato sono pazzeschi. Qui accanto c'è un bellissimo parco con alcuni alberi di ginkgo che sono di un giallo dorato incredibile. In autunno danno davvero il meglio di sé. Siamo ad Arco e questo è il primo dei 3 mercatini che vedremo questo weekend, in questi 2 giorni. È una giornata super, c'è un sole incredibile, fa anche caldino, infatti il clima natalizio non lo sentiamo molto perché è una giornata autunnale, sì, ma calda. Incontriamo all'interno del parco le prime decorazioni natalizie, renne, pupazzi di neve e pacchetti regalo, che ci indicano la strada fino alle casette in legno di Piazza delle Canoniche. I mercatini circondano l'imponente collegiata di Santa Maria Assunta e sul retro della chiesa ci sono palme, limoni e bugambilla ancora in fiore, uno strano connubio, particolare ma carino. Ci sono bellissimi oggetti di artigianato in vendita e un signore sta costruendo cesti a mano in un angolo della piazza. È affascinante vedere il processo e la lavorazione. Ci fermiamo per pranzo ad uno degli stand e assaggiamo dei bretzel giganti farciti con verdure, speck e formaggio. Salutiamo Arco e ci mettiamo in macchina verso la nostra prossima destinazione. Il borgo in cui stiamo andando è lo stesso che abbiamo scelto anche per passare la notte, dato che era quello che ci ispirava di più, e la qui presente Sara del futuro può dirvi tranquillamente che abbiamo fatto la scelta giusta. Circa 30 minuti di auto e arriviamo al nostro affittacamere, nella piazzetta centrale di uno dei borghi più belli del Trentino. Siamo a Rango e appena lasciati gli zaini iniziamo subito ad esplorarlo. C'è molta più gente rispetto ad Arco, ma nonostante questo è tutto ben organizzato. Gli espositori non sono tra le vie con casette temporanee come succede di solito, ma vengono ospitati nei vault, le vecchie tipiche cantine con volte a botte. È stupendo e molto suggestivo. L'ingresso al paese poi è davvero un incanto, con questo piccolo agglomerato di case in pietra e legno tipiche della zona, tutto addobbato per il Natale, semplicemente un sogno. Le vie del paese sono divise in 3 piccoli quartieri, decorati a tema, fieno, rastrelli e ramazze. Ha un'idea originale che ci piace un sacco. Tutti gli abitanti sono coinvolti, come ci ha raccontato la signora che ci ospita, e vediamo quanto si sono dati da fare per far diventare un piccolo borgo di 150 persone un villaggio di Natale. Ogni piccolo volta è una scoperta, c'è grande cura nei dettagli e in quello che viene esposto. Il borgo in sé è oggettivamente splendido. Ci sono 2 piazzette principali, una è quella in cui dormiamo noi, mentre al centro dell'altra si trova una fontana grandissima in pietra, circondata da case con le pannocchie appese ai balconi. Secondo noi deve essere bellissimo anche da visitare in altre stagioni questo paese. Man mano che scende la sera e il sole tramonta, le vie si illuminano. Ci sono lanterne, candele e luminarie un po' ovunque. Intorno alle 18:30 i mercatini iniziano a chiudere e le strade cambiano completamente aspetto. Le persone diventano sempre meno e le vie prima super trafficate diventano silenziose e vuote. Ecco il nostro momento preferito, quando tutti gli altri se ne vanno e ci lasciano soli ad esplorare meglio un luogo. Per le 19 andiamo a cena in un'osteria a pochi passi dal nostro affittacamere. L'ambiente è rustico, accogliente e mangiamo benissimo. Salumi tipici, una giardiniera fatta in casa e poi ravioli per gorgonzola per me, penna ai funghi per Paolo. Ci è piaciuto davvero tutto. Usciti dal locale non è rimasto proprio nessuno in giro.
Abbiamo appena finito di cenare ed è presto, ma sembrano le 4 del mattino perché oggi pomeriggio qua era pienissimo di persone, invece dopo cena non è rimasto nessuno, abbiamo il borgo solo per noi e dormendo qui nella piazzetta centrale è fantastico. Se potete vi consigliamo di farlo perché l'atmosfera è incredibile. C'è -4, fa freddo. Nonostante il freddo pungente facciamo ancora 2 passi per il paese, non è facile rientrare quando fuori c'è una così bella atmosfera. Ma quando iniziamo a non sentire più le punte delle dita, capiamo che è arrivato il momento di andare a dormire. Dopo una notte riposante, ci svegliamo con una luce stupenda che splende sul paese. Facciamo una buonissima colazione e poi iniziamo subito a camminare. Vista la giornata super, abbiamo deciso questa mattina di fare un breve trekking di circa 7 km tra andata e ritorno. Scendiamo in piazza e la troviamo ancora vuota, dato che i mercatini non hanno ancora aperto. Dopo poco lasciamo le ultime case di rango alle spalle e prendiamo un sentiero sterrato che attraversa ampi e ondulati prati verdi. Questa mattina, dopo aver fatto colazione, abbiamo deciso di fare una passeggiata e proprio nella via dietro al nostro affittacamere parte un sentiero molto semplice, tutto su fondo sterrato di 2,8 km con 200 metri di dislivello, quindi molto tranquillo. Poi tra l'altro è prima in un prato apertissimo e poi dentro a un bosco che con questi colori autunnali è stupendo. Oggi col sole non fa neanche freddo, si sta troppo bene ed è veramente bello. Il nostro punto di arrivo sarà il Passo del Duron. C'è anche un rifugio e pensiamo di pranzare lì. Ci avviciniamo sempre di più al bosco, i colori degli alberi sono splendidi, l'autunno qui si esprime in tutta la sua bellezza. Un breve passaggio sulla strada asfaltata e poi ci rituffiamo in una nuova parte di natura, con alberi fitti e tante foglie secche a terra. Seguiamo le indicazioni per la chiesa di Sant'Alberto, come ci ha suggerito la proprietaria del nostro affittacamere. Non sapevamo cosa aspettarci, forse ci immaginavamo la classica chiesetta in pietra, di certo non lo spettacolo che ci siamo trovati di fronte, una cappelletta a cielo aperto con in sfondo tutte le cime innevate delle Dolomiti e del Presena. Completiamo l'anello e torniamo al rifugio Passo Durone. Ci siamo passati accanto prima, ma non ci siamo fermati. Ora sono le 11:30, ma nonostante questo non c'è più posto per pranzare. Errore nostro che non abbiamo prenotato, si vede che non siamo abituati a viaggiare la domenica. Voi non fate il nostro stesso sbaglio, prenotate in anticipo se verrete qui. Torniamo in centro a Rango, che nel frattempo si è riempito di tantissime persone. Troviamo un banchetto un po' defilato dove mangiare un ottimo pezzotto e poi ci rimettiamo in macchina per la nostra terza ed ultima tappa del viaggio. Lungo la strada troviamo una piazzola panoramica da cui si vede benissimo la nostra destinazione, il lago di Tenno. Notiamo subito che l'acqua è molto alta, non si vede nemmeno l'isolotto che di solito caratterizza il centro del lago. Siamo stati qui un paio di volte, ma mai in questo periodo. Parcheggiamo la macchina e andiamo verso il sentiero che volevamo percorrere, ma troviamo una sorpresa. Siamo arrivati a Tenno, più precisamente al lago di Tenno. Avremmo voluto fare tutto il lungolago per arrivare fino a Canale, al borgo dove ci sono i mercatini, ma quando siamo arrivati vicino all'acqua ci siamo accorti che il livello si era alzato talmente tanto che ha coperto tutto il sentiero. Quindi siamo dovuti tornare indietro, che abbiamo trovato questa via alternativa, questo sentierino nella parte alta che arriva fino al borgo, quindi è carino lo stesso, dai. 15 minuti di cammino e siamo a Canale. La vista sul borgo medievale è fantastica da qui. Appena passato l'arco di accesso al paese, ci troviamo subito immersi nel vivo dei mercatini. Anche qui, come a Rango, gli espositori sono all'interno delle case e dei vault. Ci piace tantissimo la disposizione. È facile girare tra le vie seguendo i tappeti rossi, ma prima di iniziare con la scoperta dei mercatini, beviamo un caffè. Canale è stupenda come ce la ricordavamo, assolutamente da visitare anche in altri periodi dell'anno. Prendiamo un brûlé di mela per scaldarci un po'. Appena il sole scende anche la temperatura crolla. È il brûlé più buono che io abbia mai assaggiato, sa proprio di mela cotta.
Ci sono ovviamente molte persone, la domenica penso sia un po' così dappertutto, e poi non avremmo avuto alternative dato che tutti questi mercatini sono aperti solo sabato e domenica e nei giorni festivi. Meravigliosa idea quella di un gruppo di musicisti itineranti che si spostano per le vie del borgo suonando canzoni natalizie. Bravissimi davvero. E con questa musica allegra e dolce in sottofondo che salutiamo Canale di Tenno. Sono stati 2 giorni all'insegna della bellezza, del Natale e della natura, in una regione che abbiamo esplorato ancora troppo poco e che ci piacerebbe proprio conoscere di più. Siamo curiosi di sapere qual è stato il vostro borgo preferito fra i 3 che vi abbiamo fatto vedere. Il nostro, forse l'avrete capito, è Rango, ma anche gli altri meritano assolutamente di essere visti. Come sempre, se siete arrivati alla fine del video, noi vi ringraziamo del supporto che ci date sempre. Se volete aiutarci, non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e magari condividere il video con qualcuno che non ci conosce ancora. Noi come promesso faremo uscire un video a settimana fino a Natale, quindi ci vediamo venerdì prossimo sempre alle 18. Questa volta nessuno spoiler, vi diciamo solo che sarà un video davvero speciale, che non abbiamo mai fatto prima. Un abbraccio, ciao!